Carissimi amici, bentornati nel nostro viaggio in Irlanda. In questo episodio, Buongiorno! Maya che salta dal camper, poi gioca con il cane e dice: Ah, machine out of order. e ora vi faremo vedere in che posto vi abbiamo portato. Invece Sasha vi racconta del Sterpo del cammello. Questo campeggio è uno dei più belli dove siamo mai stati. Dobbiamo dire che è stata la notte più silenziosa da sempre. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. E questo è il posto dove ci siamo fermati ieri, però non c'era sole. E ora andiamo verso quelle spiagge giù in basso. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, è molto più alto adesso. E ora vi faremo vedere in che posto vi abbiamo portato. Ma non è questo parcheggio qua. Vi portiamo qui, subito, oltre la duna. Questa spiaggia è letteralmente pazzesca! Ci troviamo nella Donegal Bay, che è la baia più grande d'Irlanda. Dall'altra parte Slieve League, dove siamo stati stamattina, che si trova nella contea di Donegal. E a quanto pare la National Geographic ha proclamato proprio Donegal County uno dei posti più belli al mondo. Oh, non è neanche fredda! Rispetto al mare del nord sembra riscaldata, non ne parliamo neanche rispetto al, come si chiama l'altro? Al Mar Baltico. Mi sono bagnato la tuta. Ma devo dire che non è la prima volta che faccio il bagno i piedi nell'Atlantico. E questa è una spiaggia conosciuta come il posto per i surfisti. Se dovessimo partire da questa spiaggia, la prossima fermata sarebbe l'America. Ma sapete perché ci sono così tanti irlandesi in America? Infatti l'anno scorso, quando eravamo a Harlem, abbiamo detto che saremmo venuti qua per farvi vedere dove è nato il Priest. Ovviamente parliamo del film Gangs of New York. Ma ora torniamo a quello che ha detto Maya. In America, nei film, hanno sempre rappresentato gli irlandesi come la gente, diciamo un po' a quale non volevano molto bene. Ma perché erano tanti e si tenevano insieme? Ma appunto perché sono così tanti in America? E non solo in America. Tutto parte nel 1840, 3 anni di carestia incredibile, e qui la gente viveva di patate, non c'era tutto sto commercio e turismo. 200 anni fa non c'era niente. 3 anni di carestia hanno ridotto la popolazione da 8 a 6 milioni, dove 1 milione è andato via e 1 milione è morto di fame. Quando eravamo a Dublino abbiamo firmato un monumento dedicato alla fame. Queste figure inquietanti rappresentano il più grande disastro della storia irlandese, quando Irlanda perse più di 1 milione di persone per la fame. E dovete credermi, venire qua e vederle vi fa venire i brividi. Poi abbiamo filmato anche la nave, si chiamavano navi della fame. Praticamente portavano questi poveracci, e quelli della terza classe tante volte non arrivavano nemmeno. Ma anche nel pub Voyager dove siamo stati c'è un muro intero dedicato a questi viaggi qua, da dove partivano, dove andavano E soprattutto come viaggiavano, in che condizioni. e che dire, questa è la triste verità degli irlandesi in America. Solo bambini tedeschi riescono a scavare 200 metri di trincea sulla spiaggia. Oh, ma quella roba lì? L'ha detto a lei? Uguale. E come da noi dopo la sessione di surf uno si riposa in spiaggia. Alla fine ci siamo trattenuti con quei due simpaticissimi ragazzi chiacchierando un po' di windsurf, vento e Irlanda ovviamente. E a questo punto noi si riparte.
c'è il gattino che va a spasso con il suo proprietario. Ci siamo fermati un secondo per farvi vedere questo. Questo è un posto privato dove si può venire a pescare il salmone. Tra un minuto vi faremo vedere dove potete pescare anche voi. E a 4 km dall'arrivo c'era un incidente sulla strada, una coda unica, quindi abbiamo preso una deviazione. Stretta, 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 ma ci passiamo. Sì, se passate lui passeremo anche noi. Quello è più stretto. Ed eccoci arrivati. Abbiamo parcheggiato lungo il fiume, ma in ogni caso al centro. A questo punto dobbiamo soltanto pagare il parcheggio, sono 40 centesimi ora oppure 2 euro al giorno. Ah, machine out of order. Che roba è? Ma gli hai detto dove siamo arrivati? No. Siamo arrivati a Balina o Balina come ci hanno spiegato oggi, che è famosa per il suo fiume Moi. Ma perché? Perché il fiume Moi è pieno dei salmoni, anzi la Balina è capitale dei salmoni. Grazie a una particolare attenzione del comune, il fiume è pulitissimo ed è pieno di salmoni e si tratta del grosso salmone atlantico. E ci sono anche le regole per la pesca. E nonostante i 6.500 salmoni pescati all'anno, il numero degli esemplari non cala. E tutto questo perché hanno le regole su dove, come e quando pescare. Detto così sembra che è tutto proibito, ma non lo è. Ci sono le persone che controllano, ma le stesse persone addirittura ti aiutano e ti spiegano dove e come pescare. Ma come si pesca qui il salmone? C'è una pietra che lo indica, perché quando il fiume è sotto quel livello lì si può fare solo la pesca alla mosca come lo fanno oggi, altrimenti quando è sopra si fa spinning. E dobbiamo dirvi che non costa neanche caro, perché l'ultima volta quando abbiamo visto noi costava 40 euro per 3 settimane e il pesce è veramente grosso. Ma noi cosa c'entriamo con il salmone? E beh, io sono nato sul Danubio e pesco praticamente da quando sono nato. E poi pare che nel mese di luglio c'è un festival del salmone, infatti noi andiamo a vedere se c'è qualcosa in giro. Il festival ormai era finito, mentre le vetrine ci hanno riportato in un'altra epoca. Ebbene sì, le pellicole esistono ancora. A parte i pescatori di salmone, l'ultima volta un turista è arrivato qua quando Google Maps l'ha mandato per caso. Ma proprio per questo valeva appena fermarsi. The following day. E buongiorno. Buongiorno. Abbiamo posticipato la partenza per vedere il fiume al mattino con una luce completamente diversa, nella speranza di veder pescare qualche salmone. O perlomeno vederlo saltare fuori dall'acqua. E dopo aver fissato per 2 ore salmoni saltare, con scarso successo di ripresa, si riparte. Charlie lo lasciamo a questo parcheggino qua perché oggi, anche essendo domenica, non si paga e noi andiamo verso il fiume Carrowbeck. Ci troviamo a Westport, ma perché siamo venuti qua? Non è una delle città più turistiche d'Irlanda, anzi è poco conosciuta, però dicono che è una delle città più ospitali. Non vogliamo assolutamente stancarvi con inutili note storiche, anche perché qua non ci sono, visto che questa cittadina è stata costruita a tavolino nel XVIII secolo da un architetto britannico, James Wyatt. Ma cosa c'entra? E c'entra perché è costruita in puro stile georgiano. La parte più pittoresca che troverete è questo canale con i ponticelli in pietra addobbati con i fiori. Le nuvole si spostano con una velocità pazzesca, appena ti prepari di fare una ripresa cambia la luce. E ci fermiamo a bere un caffè. Ci troviamo in un bar, ma questi signori da generazione sono fornai e pasticceri. E ora vediamo se questo scone è meglio di quello che abbiamo mangiato a Dublino. Secondo me sì. Prima marmellata. Prima il burro. Ah no, prima il burro. Poi marmellata. Fragole rigorosamente. Andiamo.
Ma questo non c'entra niente con quello che abbiamo mangiato a Dublino. Veramente, magari loro sono famosi, ma qui si mangia meglio. Gavin's Café, Westport. E ora assaggio cookie. Ora, a parte il fatto che cookie è ottimo, ma ora siamo a mezzogiorno e loro ancora servono le colazioni. Irlanda sta diventando la nostra nazione preferita. Al di là se andate in un posto famoso oppure una città non molto turistica come questa, una cosa è sicura, che troverete sicuramente qualcuno con chi scambiare due parole. Assolutamente. Sì, qui l'abbiamo fatto con le persone che erano sedute vicino a noi al bar, mentre 2 giorni fa semplicemente ci hanno fermato in spiaggia. La sede del giornale ci ha ricordato che non abbiamo detto che sia la Balina che il posto dove ci troviamo oggi si trovano nella Mayo County, mentre la spiaggia dove eravamo si trova nella Sligo County, nonostante eravamo nel Donegal Bay. 5 minutes later. Siamo sempre a Westport, siamo arrivati a Clough Bay per vedere il suo vecchio porto. In questa baia si trovano 365 tra isole e isolotti e volendo potete fare anche una crociera. E neanche a dirlo, la baia è ricchissima di salmoni e molluschi, come testimoniano i tantissimi pescherecci che abbiamo visto. Uscendo dal Westport avevamo davanti a noi una mezz'oretta fino alla prossima destinazione. E ci aspettavamo ormai solita strada spettacolare, anzi selvaggia strada atlantica, ma ci siamo sbagliati. Strada che stavamo percorrendo è riuscita un'altra volta a lasciarci senza parole. Io le parole ce l'ho, sembra di essere nella contea, sto aspettando che spunti da qualche parte Bilbo Baggins, o almeno Frodo. Eh sì, siamo stati trascinati dentro il Shire. Di strade nella nostra vita ne abbiamo fatte, non solo con il camper, ma anche con la macchina, con le moto, ma una come questa mai. Probabilmente la più bella strada che abbiamo mai fatto in assoluto. Ora andiamo a vedere cosa c'è a monte di questo laghetto. E siamo venuti a vedere Aslag Falls. Beh, se non l'avete capito, almeno l'avete letto. Che poi è quella cosa lì. E da giugno a settembre qui si possono vedere i salmoni a saltare la cascata. Ma noi non siamo così fortunati. Forse qualcuno aveva notato, ma più o meno su tutti i fiumi che abbiamo visto ultimi giorni, su tutte le cascate, acqua era leggermente giallastra arancione, ma quello dipende dalle alghe, dall'erba che cresce dentro. Arrivati, abbiamo visto anche saltare un salmone, ovviamente non l'abbiamo ripreso. Se come noi siete fan di David Attenborough, sicuramente avete già visto questa cascata, perché ha fatto un reportage sulle anguille appollaiato su quella cascata lì con tutta la troupe della BBC intorno a lui. È stata una visita breve ma molto intensa. Piena di colori e rumori. Comunque, se venite qua potete sempre spacciarvi di essere stati in Nuova Zelanda. Stiamo viaggiando su Wild Atlantic Way e ci fermiamo un attimo in questa abbazia, ma si tratta veramente di un'abbazia.
Nel XIX secolo il parlamentare inglese decise di edificare questo edificio neogotico proprio su questo lago qua. In seguito fu venduto alle benedettine che sono scappate dal Belgio durante la prima guerra mondiale e dobbiamo dire che ancora oggi serve a questo scopo qua. Comunque l'abbazia non è sfruttata soltanto ai scopi turistici. Eh no, perché come abbiamo detto funziona ancora tutt'oggi come abbazia e ospita anche un collegio femminile. Sì, all'interno trovate immensi giardini, il laboratorio di ceramica e anche un ristorante tradizionale, ma la maggior parte delle persone viene per questo, per la cornice nel quale è immerso e anche perché il prezzo non è molto popolare. Ma il punto è questo, che il miglior posto per vederlo è proprio qua, dal parcheggio o dalla strada d'accesso. Comunque c'è sempre il vento, come potete vedere dai miei capelli. Questa abbazia si trova nella splendida contea di Connemara e si trova in mezzo tra lago Kylemore e il complesso montuoso 12 Wells. Ci fermiamo qua in attesa del traghetto di domani, poi vi spieghiamo. Oh raga, ogni commento è superfluo. Alla fine ci siamo spostati in questo parcheggio qua, non soltanto perché è più vicino al molo dove dobbiamo prendere il traghetto per domani, perché è più dritto e perché tutti questi che sono qua tra poco rientrano dall'isola e se ne vanno via. Perché ci è venuta un po' nostalgia di casa, abbiamo fatto un po' di fagioli alla Bud Spencer e le salsicce. Le salsicce sono irlandesi ovviamente, come anche la birra che andiamo dopo a prendere nel pub. Ma non vi abbiamo detto come abbiamo conosciuto questa deliziosa cittadina, tramite YouTube ovviamente, perché ex cappellano Mark ha pubblicato il video. Sono nato qua e chi me l'ha fatto fare? Ma cosa può andare storto in un viaggio ben organizzato e preciso come il nostro? Per quelli di voi che hanno visto il nostro video come pianifichiamo il viaggio sanno quanto siamo precisi. Sì, ma poi noi alla fine abbiamo pianificato questo viaggio basandoci su tantissime fonti diverse perché volevamo anche vedere, in base ai nostri interessi ovviamente, qualcosa di diverso e infatti dovevamo andare in ben due fattorie completamente diverse tra di loro, ma poi è successo un pasticcio. In primi 10 giorni sono saltati 4-5 cose. Prima cosa ci è saltata la visita alla Guinness e vabbè, quella ve l'abbiamo spiegata. Quasi ci saltava anche Trinity College perché il pullman non è arrivato. Per fortuna il grande autista del pullman turistico si è fermato e ci ha accompagnato fino in città. L'altro giorno dovevamo visitare questa famosa fattoria, siamo arrivati lì, non c'era nessuno, era tutto abbandonato, non sappiamo cosa è successo. E l'altra fattoria è saltata pure quella perché il nostro amico irlandese non si è più fatto sentire. Speriamo che finisce qui. What's your name? What's your name? Mojo. Mojo, go home. Go home. E a parlare delle cose che possono andare male c'è anche il meteo irlandese, quindi oggi niente isola di Inishbofin. Volevamo andare ma ci hanno pure sconsigliato pure i locali ci hanno detto di non andare, troppo vento, troppa pioggia, non ne vale la pena. Onde gigantesche. Ma facciamo almeno un giretto qua con le Crocs ovviamente. Per forza devo riprendere tutto perché con gli occhiali così bagnati non vedo niente, così almeno dopo lo vedo in video. Poi c'è anche la spiaggia di Salerno, praticamente un distacco di Cilento. Oh, finalmente ho trovato questa cosa qua. Come avete potuto vedere nelle immagini precedenti, nei video precedenti, qui sull'isola non ci sono tanti alberi, soprattutto per via dei venti fortissimi. Quindi come si riscaldavano una volta e come si riscaldano tutt'oggi? Si riscaldano con questa cosa qua. Non so se riusciremo a trovare il nome tecnico, ma questa è una specie di torba che loro estraggono, pressano ed essiccano. E una volta essiccato lo usano come se fosse legna o il carbone. Comunque è sempre meglio che in alcuni paesi dove utilizzano il sterco del cammello. Abbiamo incontrato un gentilissimo signore locale che ci ha detto che quelle lì sono le pile di torba. Buongiorno.
Le isole dove dovevamo andare sono da qualche parte in fondo, ma non si vede niente. Che dici, cominciamo a tornare? Cominciamo a ritornare. Ma con un'altra strada. 6.5 hours later. Verso la fine del viaggio avevo intenzione di raccontarvi le mie sensazioni sulle ruote e sulle nuove gomme. Non credevo che ci così tanta differenza tra le ruote da 16 e 15, camper è molto più stabile e le buche si sentono molto di meno. E per quanto riguarda gli pneumatici siamo rimasti letteralmente senza parole. Detto così sembra un'esagerazione, ma questi pneumatici sono molto più grossi e larghi rispetto a quelli che avevamo. Poi sono stati riempiti con azoto e dietro il consiglio del gommista, ma non solo, anche dietro il consiglio dell'OMA, quando abbiamo installato le sospensioni, li abbiamo gonfiati soltanto fino a 4,5 atmosfere. E tutte queste cose messe insieme fanno sì che noi già a metà viaggio sappiamo esattamente che cosa abbiamo in mano. Abbiamo guidato con il vento, con pioggia, sullo sterato, sulla terra, sui sassi, insomma abbiamo guidato ovunque. E adesso con queste ruote, con questi pneumatici e con questa pressione anche le sospensioni danno meglio di sé. Ci sarà sempre qualcuno che lo prenderà per una promozione, ma quelli che ci conoscono sanno che noi soltanto riportiamo le nostre sensazioni.